Welcome to the age of the great guilds. Loom è un videogioco ideato da Brian Moriarty e pubblicato dalla Lucasfilm Games nel 1990. Ambientata in un futuro primordiale, incantato e per certi versi distopico, Loom è un'avventura, la quarta, basata sul motore grafico SCUMM, atipica e innovativa, forse un po' troppo semplice e, specie per il pubblico italiano, piuttosto oscura ma non meno affascinante. Nonostante diverse critiche sul gameplay e sulla durata complessiva, il gioco si rivelò un discreto successo. Nell'81 secolo la Terra, dopo diversi eventi apocalittici, è divisa in città-stato, ognuna delle quali abitata dalle gilde, confraternite corporative, che detengono il monopolio della conoscenza nei propri specifici settori. Gli anziani capi della gilda dei tessitori, che vive relegata sull'isola di Loom, convocano il giovane e fin lì emarginato Bobbin Threadbare nel giorno del suo 17° compleanno, perché è responsabile, secondo loro, dell'imminente arrivo della Terza Ombra e del conseguente dominio di caos sul mondo. Dopo aver segretamente assistito alla trasformazione degli anziani in cigni e alla loro fuga, il giovane Bobbin, rimasto solo, si metterà in viaggio per raggiungerli, risalire alle proprie misteriose origini e andare incontro al suo destino. Dopo aver realizzato diverse avventure testuali per la Infocom, tra cui Wishbringer, Trinity e Beyond Zork, nell'aprile del 1988 Brian Moriarty accettò l'offerta di Noah Falstein a trasferirsi alla Lucasfilm Games per realizzare una nuova avventura grafica. La decisione fu tutt'altro che sofferta. Leader indiscussa del mercato delle avventure testuali fino ai primi anni '80, la Infocom non si era evoluta, lasciandosi travolgere dall'avvento delle controparti grafiche, e la Sierra prima e la Lucasfilm poi, specie dopo l'uscita di Maniac Mansion nel 1987, l'avevano definitivamente soppiantata. L'acquisizione da parte della Activision, avvenuta nel 1986, aveva inoltre trasformato la Infocom da azienda informale e festaiola in una schizofrenica e grigia polveriera, con i dipendenti incarogniti perché alle prese con budget sempre più esigui, a fronte di richieste ritenute impossibili. Oltre agli stracci e alle bestemmie con la mano alzata, che volavano ormai quotidianamente tra gli uffici delle due compagnie, a spingere Moriarty nelle braccia del lato videogiocoso della forza, fu la possibilità di mettere le mani sullo SCUMM, il motore grafico sviluppato da Ron Gilbert e Eric Melmander, che gli avrebbe permesso di dare finalmente forma visiva ai suoi progetti. Il giorno della firma sul contratto, il capo della divisione videogiochi della Lucasfilm, Steve Arnold, diede a Moriarty 2 indicazioni, semplici ma perentorie come un consiglio fraterno di Remo Gaggi: non perdere soldi e non imbarazzare George. Per il resto, non gli venne posto alcun paletto creativo, sebbene il suo ingaggio sembrasse propedeutico alla realizzazione di una nuova avventura fantasy. Alla Infocom Moriarty aveva creato giochi di quel genere, mentre alla Lucasfilm l'ultimo titolo sviluppato in tale categoria era stato Labyrinth, uscito nel 1986. L'ispirazione iniziale per Loom arrivò un pomeriggio quando lo sviluppatore, sfogliando distrattamente una rivista di informatica, lesse la pubblicità di un circuito stampato al quale si faceva riferimento chiamandolo Math Loom, ossia telaio matematico. Il termine Loom scatenò nella sua testa una miriade di suggestioni, tant'è che Moriarty non ci dormì tutta la notte. Del resto, Loom in inglese ha diversi significati. Come sostantivo indica il macchinario per produrre tessuti, ma come verbo significa apparire in lontananza, in modo minaccioso o prefigurare un pericolo incombente. Inoltre, condivide suoni cupi con parole come womb, tomb, doom e gloom. Ad ogni modo, l'idea dell'era delle grandi gilde e la tragedia di quella dei tessitori presero forma proprio quel giorno e Moriarty ci mise solo 3 settimane per scrivere la storia, a cui da subito associò le musiche del Lago dei Cigni di Tchaikovsky, le sue preferite. Al di là dell'entusiasmo per l'originalità, il progetto presentato dal punto di vista narrativo era troppo lungo. Per tale ragione, lo sviluppatore propose di inserire all'interno della confezione un libricino illustrato, con il doppio scopo di raccontare l'antefatto e di dare agli acquirenti un oggetto al tempo stesso utile al gioco e collezionabile sulla falsariga dei Phyllis, un vero e proprio marchio di fabbrica della Infocom. Per lo stile visivo di Loom,
Moriarty trasse ispirazione dal film d'animazione La Bella Addormentata nel bosco, sia per diversi personaggi, chiara la somiglianza tra Malefica e Chaos, realizzato come del resto tutti gli altri cattivi del gioco da Steve Parcell, sia per i fondali, per aumentare la profondità dei quali Mark Ferrari sfruttò la tecnica del dithering, in modo da aggirare la limitazione dei 16 colori fissi imposti dalle schede EGA, all'epoca le più diffuse, e avvicinarsi così il più possibile allo spirito dei fondali realizzati da Ivan Earl per il capolavoro della Disney. Ron Gilbert rimase impressionato dal lavoro di Ferrari e non esitò a passare i successivi 2 mesi ad aggiornare il codice dello SCAM per supportare tale processo. Gary Winnick fu invece il principale artefice delle animazioni di Bobbin, il protagonista del videogioco, che secondo Moriarty non avrebbe dovuto neppure correre il rischio di morire o restare incastrato in qualche trappola, o peggio ancora, impossibilitato a proseguire a seguito di una dimenticanza. Fattori questi di cui le avventure dell'epoca soffrivano, costringendo spesso i giocatori a intense e prolungate sessioni di bestemmie recitate a soggetto. Per quanto non originale, essendo stata espressa già nei manuali di Zack McCracken, Indiana Jones e l'Ultima Crociata, la filosofia di gioco, fatto per essere completato, trovò finalmente in Loom, e non nei 2 titoli che lo precedettero, la sua piena applicazione. Inizialmente Moriarty voleva sfruttare il motore grafico SCAM in un modo diverso dal solito. Anziché puntare e cliccare come consuetudine, il giocatore avrebbe dovuto disegnare con il mouse l'incantesimo da fare eseguire a Bobbin. Per quanto affascinante, tale sistema esponeva gli sviluppatori a troppe variabili sia nel codice che nella grafica e pertanto venne abbandonato. Tuttavia Moriarty riuscì a concepire un impianto di gioco semplice e originale, eliminando i comandi testuali per trasferirli su una rudimentale conocchia o rocca o bastone, se preferite, adornato da un'ottava, le cui combinazioni, sotto forma di battute o trame di 4 note, avrebbero permesso di risolvere gli enigmi man mano proposti dal gioco. Nel frattempo, dato che lo Skywalker Ranch aveva finalizzato l'incorporamento dello Skywalker Sound, il centro di post-produzione più avanzato del pianeta, fino ad allora conosciuto come Sprocket Systems, Moriarty riuscì a convincere la Lucasfilm a sostituire il libricino che raccontava l'antefatto del videogioco con un audiodrama registrato su musicassetta. Ambiziosa, oltre che costosa, tale operazione era però fortemente suggestiva perché ai personaggi veniva associata una voce, un riferimento reale che donava al videogioco una maggiore profondità. L'audiodrama venne sviluppato in contemporanea con il software in modo da non creare vuoti di sceneggiatura e venne infine registrato nel marzo del 1989 con un cast di attori britannici. Nella confezione, comunque, Moriarty volle inserire il Book of Patterns, all'interno del quale il giocatore avrebbe potuto annotare tutti gli incantesimi che, al di là del primo e dell'ultimo, sono nel gioco generati casualmente, tant'è che nell'antiporta del libretto si consiglia saggiamente di usare una matita in luogo della penna, in modo da poter cancellare tutto, nel caso si voglia rigiocare l'avventura. Per le musiche, come ricordato in precedenza, Moriarty scelse Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, considerato la colonna sonora della sua vita. La trascrizione in formato MIDI delle partiture dei brani tratti dal balletto fu a cura dell'illustrissimo George The Fatman Sang. Accolto tutto sommato favorevolmente sia dalla critica che dal pubblico, Loom uscì infine nel maggio del 1990 per sistemi DOS e subito dopo per Amiga, Atari ST e Macintosh. Vediamo ora qualche curiosità su Loom. Del videogioco esistono diverse versioni che differiscono a seconda delle piattaforme per la parte grafica, sonora e narrativa. La prima versione, uscita per PC, utilizza lo standard EGA a 16 colori, all'epoca il più diffuso, e supporta, oltre ai cosiddetti altoparlantini, anche le schede ad-lib. Una patch che la Lucasfilm inviò su richiesta ai possessori del gioco introdusse anche il supporto al sintetizzatore MIDI Roland MT32 e aggiunse all'inizio un'overture musicale di circa 2 minuti. Questa prima versione, che Moriarty considera canonica e più completa dal punto di vista narrativo perché contiene tutti i dialoghi, venne convertita subito per Atari ST e Amiga, quest'ultima con animazioni aggiuntive se giocata con 1 MB di RAM e un audio stereofonico orchestrato, e poi per Macintosh nel 1991. Nell'aprile dello stesso anno, di fronte alle richieste della Fujitsu, venne realizzata per il misconosciuto FM Towns una nuova versione con la grafica del gioco aggiornata allo standard VGA 256 colori e una colonna sonora di maggiore qualità. Questa edizione è fedele all'originale, ma si segnala anche per la curiosa e maldestra censura nella scena in cui Bobbin trova Goodmold in fin di vita. Nella versione originale, l'uomo giace nel sangue che sgorga dal suo corpo a ettolitri.
Nella versione FM Towns il sangue sparisce, sebbene solo nella finestra principale, perché nel riquadro ausiliario in basso a destra la testa dell'uomo, come nella versione originale, è lorda di plasma. Del 1992 sono le versioni PC Engine, simile ma graficamente inferiore alla FM Towns, e soprattutto quella in CD-ROM per PC, che sviluppata dalla Mindscape e giudicata sfavorevolmente dallo stesso Moriarty, sacrifica circa un terzo dei dialoghi, quasi tutti i primi piani dei personaggi, e censura sangue e diversi cadaveri presenti nel gioco originale in cambio di una grafica VGA a 256 colori e a un doppiaggio integrale revisionato da Orson Scott Card. Il prezzo da pagare per mettere a punto tale modalità fu l'utilizzo di una sola traccia audio, che costrinse però la musica a comparire solo durante i dialoghi o i segmenti narrativi non interattivi. Inoltre, a differenza delle versioni che la precedono, in questa Chaos è un personaggio femminile e le trame sono sempre le stesse, sebbene il gioco impedisca di usarle finché Bobbin non le ha effettivamente ascoltate da altri personaggi o oggetti. C'è infine una differenza sostanziale sul piano narrativo tra questa e le versioni precedenti. In quella canonica, infatti, Bobbin accetta a suo malgrado il tragico ma inevitabile destino che da una parte attende gli innocenti intrappolati nel mondo ormai controllato da Chaos e dall'altra quello della sua gilda, salva ma in esilio. Nella versione VGA in CD-ROM invece il giovane promette solennemente di tornare per sconfiggere il Lirido, dando alla storia un tono ottimistico e un'apertura diametralmente opposta all'epilogo fatale e senza scampo di quello originale. Ed è probabilmente anche per la diffusione di questa versione che nel corso degli anni si è imposta la narrazione secondo la quale Loom fosse il primo capitolo di una trilogia incompiuta, alimentando così una certa amarezza tra gli estimatori del gioco e delle avventure in generale. Moriarty ha affermato in più di un'occasione che Loom era stato inizialmente pensato come un'opera, o per meglio dire una tragedia a sé stante. I risultati di vendita, che furono senz'altro positivi, spinsero i vertici della Lucasfilm a chiedere a Moriarty di abbozzare 2 sequel, che lo sviluppatore intitolò rispettivamente Forge e The Fold. In Forge, il giovane fabbro Rusty Nellbender è divenuto il leader della resistenza della gilda dei fabbri che Chaos ha ridotto in schiavitù. Dopo aver liberato il padre imprigionato e aver convinto alla ribellione anche le altre gilde, Rusty attacca Chaos, ma l'esito dello scontro è crudo, con la forgia precipitata nel territorio della gilda dei pastori e il resto del mondo distrutto quasi completamente. In The Fold, Fleece Fernflanks, l'eletta della gilda dei pastori, capisce che Chaos può essere sconfitto solo grazie al telaio, che però giace danneggiato sull'isola di Loom ormai disabitata. Dopo aver ricostruito il macchinario e aver messo in piedi un nuovo esercito, Fleece muove nuovamente guerra contro Chaos, che però sembra ancora una volta avere la meglio. Quando ormai ogni speranza sembra perduta, i tessitori, con a capo Bobbin Threadbare, rientrano nel mondo grazie ad un varco nel telaio e partecipano alla battaglia. Con uno stratagemma intrappolano Chaos, riuscendo infine a relegarlo nel vuoto. Per quanto affascinanti, questi episodi restarono però solo sulla carta. Moriarty ha sempre sostenuto di aver preferito dedicarsi ad altri progetti, in particolare The Dig, e che nessuno alla LucasArts abbia davvero cercato di realizzarli. Secondo altre fonti, le vendite generate da Loom, pur buone, non lo furono abbastanza per giustificare la messa in produzione dei sequel. Nel corso degli anni, un gruppo di appassionati ha cercato di resuscitare il progetto, riuscendo a realizzare una breve ma davvero straordinaria demo dal titolo Forge Chapter 1, in modo da trarre interesse e magari finanziamenti per proseguire il lavoro di Moriarty. Il progetto però, al momento, sembra essersi arenato. Oltre ai riferimenti chiari alla Bella addormentata nel bosco e al lago dei cigni, ce n'è uno un po' meno noto. La scena in cui Bobbin trasforma la paglia in oro nella stanza con il filatoio vi ricorda qualcosa? 3, 2, 1. Un bravo a chi ha saputo riconoscere un passo della inquietante fiaba, raccolta dai fratelli Grimm, di Tremotino, il folletto che aiuta la figlia del mugnaio a filare la paglia in oro, chiedendole in cambio di dargli il suo primogenito. Nella versione CD del 1992 è presente un easter egg visibile solo spulciando nelle cartelle e nel codice del gioco. Come ricordato precedentemente, questa conversione in VGA, oltre alle censure e al restringimento di diversi dialoghi e sequenze, ha messo da parte quasi tutti i primi piani di coloro che entrano in contatto con Bobbin, presenti invece nella versione originale EGA. Mettere da parte non significa eliminare. Difatti, i primi piani in questione sono all'interno del gioco, cioè esistono, senza però essere richiamati. Tra questi
Ve n'è uno di Atropos che mostra la scritta Loom Sucks, che tradotto significa sostanzialmente che il gioco fa cagare. Loom si può giocare in 3 diverse modalità: Standard, Practice ed Expert. Nella prima, le note che compongono un incantesimo sono mostrate su una scala musicale posta sotto la conocchia che si illumina nelle parti corrispondenti. La seconda aggiunge un ulteriore piccolo aiuto, mostrando direttamente le lettere che compongono l'incantesimo. La terza, invece, mostra solo la conocchia senza altri riferimenti visivi, costringendo il giocatore ad ascoltare con maggiore attenzione gli incantesimi che man mano vengono scoperti. Al di là di queste differenze, la scelta della modalità di gioco non comporta alcuna modifica alla trama né agli enigmi da risolvere. Tuttavia, giocando in Expert Mode, si ha come ricompensa la visione di una breve scena che mostra la fine ingloriosa di Cobb, il lacchè del vescovo Mandible, che ovviamente non vi faccio vedere. È bene precisare che nella successiva versione VGA del 1992 tale scena viene mostrata indipendentemente dal livello di difficoltà che si è scelto. Nel libro delle trame sono descritti diversi incantesimi, come ad esempio quelli per piegare, isolare o comprendere tutte le lingue, che nel gioco in realtà non compaiono. Non si tratta di un errore, ma di uno stratagemma per arricchire la narrazione, integrando le informazioni contenute nel manuale e nell'audiodramma, di storie e dettagli per comprendere meglio l'era delle grandi gilde. Leggendo i vari incantesimi, si scopre quindi che oltre ai pastori, ai vetrai, ai fabbri e ai chierici che Bobbin incontra durante l'avventura, esistono, oltre ovviamente ai tessitori, anche gli imbalsamatori, i maghi, i pompieri, i vinai, i minatori, gli organisti, i politici di professione, gli assassini, i danzatori, gli psicoterapeuti, le balie, gli anestesisti, i sismologi, gli statistici, i legatori, i direttori d'orchestra, i taglialegne, i becchini, i fiorai, fino ai bizzarri apritori di ombrelli. Il libro delle trame contiene inoltre, nella seconda e terza di copertina, un sistema antipirateria tutt'altro che banale. Per cominciare l'avventura, infatti, Loom richiede uno specifico incantesimo che si ottiene combinando il simbolo di una delle 12 gilde con una delle 4 azioni che servono per tessere con un telaio. Per evitare che tali combinazioni potessero essere fotocopiate, come già avvenuto in Indiana Jones e l'Ultima Crociata, venne applicata una filigrana rossa alle pagine, decifrabili attraverso una gelatina dello stesso colore. L'inserimento della combinazione sbagliata, a seconda delle versioni, porta dopo diversi tentativi alla chiusura del gioco oppure al suo avvio, ma in modalità demo. Nonostante fosse prevista, la localizzazione in italiano di Loom non venne realizzata. L'insistenza della leader, all'epoca distributrice esclusivo dei giochi della Lucasfilm, per avere una traduzione che non si sa per quale ragione non arrivava dalla casa madre, alimentò una frattura comunque ormai prossima fra le due società per ragioni di natura commerciale. Fatto sta che di lì a poco la Lucasfilm trasferì la distribuzione dei loro titoli alla CTO, l'azienda emiliana, probabilmente incerta sulla riuscita di una localizzazione che per essere davvero adeguata avrebbe dovuto comprendere la traduzione anche dell'audiodramma, diede però precedenza al più appetibile The Secret of Monkey Island, lasciando Loom in un limbo orrendo, da cui il gioco uscì nel 1992 con una improbabile e tutt'altro che capillare distribuzione in Italia e al di là delle etichette dei floppy disk uguale all'uscita americana. Nel corso degli anni, tuttavia, Loom è stato tradotto in italiano da diversi gruppi di appassionati con risultati davvero straordinari. Diversi giochi hanno inserito al loro interno riferimenti a Loom. Il più memorabile è certamente in The Secret of Monkey Island, dove nella Taverna dei Pirati un tale dalle sembianze e dal nome simile, ma attenzione non uguale, a quello dell'assistente di Mandible, è pronto a dare informazioni sul gioco a Guybrush Threepwood. Riferimenti a Loom compaiono anche in altre avventure di casa Lucas, dai vari episodi di Monkey Island fino a Full Throttle, passando per i 2 Indiana Jones, Maniac Mansion e Day of the Tentacle. Space Quest 4, dell'acerrima rivale Sierra Online, contiene la parodia più celebre e cattiva. In un negozio di software del futuro è possibile infatti trovare un gioco chiamato Boom dell'autore Morry Brian Harty. La descrizione sulla scatola è una lunga e spassosa presa in giro che fa leva su quelli che vennero indicati come punti deboli di Loom all'epoca della sua uscita, come la brevità, l'interfaccia semplificata e la linearità, mortificandolo infine con la definizione di gioco più facile da finire mai creato e invitando i giocatori a caricarlo per vederlo esplodere. Loom è stato un successo, modesto secondo alcune fonti, consistente secondo Moriarty. La verità è probabilmente nel mezzo.
Per il pubblico italiano, Loom fu un gioco certamente affascinante, ma non di meno oscuro. Per quanto all'epoca fosse consuetudine avere un vocabolario di inglese accanto alla tastiera per riuscire a comprendere il significato dei testi dei videogiochi, non solo adventure, Loom aveva l'aggravante di cominciare con un antefatto di cui gli italiani non erano al corrente. Se mettiamo da parte le trascurabili percentuali di chi poteva permettersi di comprare il gioco originale all'estero quando uscì nel 1990 e di chi aveva la capacità di comprendere l'audiodramma in inglese, tedesco, francese e giapponese, la stragrande maggioranza dei giocatori italiani era nei confronti di Loom all'oscuro, come il Magnotta lo era della telefonata del direttore a Bontempi. Chi è la signora? Ma se dovete ancora giocarlo, o lo avete fatto senza aver mai realmente capito la storia di Loom, mettetevi comodi perché l'antefatto per comprenderlo ve lo racconto io. Nell'81 secolo la Terra, dopo essere sopravvissuta al passaggio catastrofico della prima e della seconda ombra, è divisa in città-stato, ognuna delle quali abitata dalle gilde, confraternite corporative, che detengono ciascuna il monopolio della conoscenza in settori specifici. I fabbri, ad esempio, sono gli unici capaci di lavorare efficacemente il ferro, così come i vetrai, il vetro, e i pegorari, la raccolta della lana. La gilda dei tessitori ha evoluto talmente tanto la propria arte da riuscire addirittura a manipolare qualsiasi cosa esistente sulla Terra, che in realtà altro non è che la trasposizione empirica della trama distesa sul grande telaio, di cui i tessitori sono i custodi e gli interpreti. Nel grande telaio, infatti, è scritto il destino e pertanto guai a toccarlo. Ogni modifica, anche minima, può avere conseguenze imprevedibili. Oltre a rappresentare la realtà, il telaio ne è anche la soglia al di fuori della quale c'è un'altra dimensione, un vuoto cosmico e sospeso, una sorta di empireo all'interno del quale c'è anche il caos, un'entità malvagia in attesa di sfruttare anche il più piccolo squarcio nella trama per entrare nel mondo reale e soggiogarlo. I tessitori, considerati degli stregoni e quindi perseguitati dalle altre gilde, si sono autoesiliati su un'isola che hanno ribattezzato Loom in onore del grande telaio che custodiscono e di cui inevitabilmente sopportano l'enorme responsabilità. L'isolamento dal resto del mondo ha però costretto i membri della gilda a riprodursi all'interno del proprio gruppo, rendendo le femmine sempre più sterili e i feti sempre più deboli, tant'è che la maggior parte delle creature nasce deforme o muore in grembo. Lady Signa Threadbare, una madre che ha da poco perso il suo bambino, implora agli anziani capi della gilda, che si chiamano Cloto, Lachesi e Atropo come le Moirai mitologiche che filano il destino, di usare il grande telaio per cambiare le regole che governano la gilda e in tal modo salvarla dall'estinzione. Gli anziani rifiutano fermamente, spiegando che anche la modifica più semplice e virtuosa potrà avere conseguenze incalcolabili. Dopo averli accusati di vigliaccheria e aver sprecato l'eredità dei padri, Lady Signa decide di agire da sola, inserendo un filo di colore grigio e quindi neutro e impercettibile nel grande telaio, convinta che tale aggiunta nella trama le consentirà di generare finalmente un figlio in salute. La trama, invece, genera essa stessa un bambino, Bobbin, che scoperto dagli anziani viene da loro considerato un paria e cresciuto al di fuori della gilda, in attesa che un alto consiglio stabilisca il suo destino una volta maggiorenne, cioè compiuti i 17 anni. A sua volta, Lady Signa viene trasformata in cigno e bandita dall'isola. Il suo destino servirà da monito per tutti coloro che proveranno a fare di testa loro. Bobbin viene cresciuto da una balia, Hatchel, che contrariamente a quanto ordinatogli dagli anziani, lo istruisce segretamente all'uso della rocca, uno strumento per filare le fibre grezze che i tessitori hanno pian piano trasformato nel bastone con cui riescono a suonare le note che formano gli incantesimi attraverso i quali manipolare la realtà. Nel frattempo gli anziani della gilda apprendono dalla trama sul grande telaio che una nuova, terza ombra si abbatterà sulla terra. Il giovane Bobbin, la cui nascita è considerata dagli anziani la causa scatenante la catastrofica profezia, viene da loro convocato il giorno del suo 17° compleanno. Da qui in poi Welcome to the age of the great guilds. Al di là del successo più o meno rilevante, Loom è oggi considerato come una delle più grandi espressioni del genere, il cui principale difetto fu, a ben vedere, di essere davvero troppo originale per l'epoca in cui uscì. Ma se dopo oltre 35 anni il web continua a dedicare pagine e pagine su di esso e Moriarty viene ancora invitato a parlarne, la traccia lasciata da questo videogioco è evidente. C'è una certa amarezza al pensiero che George Lucas, proprio mentre consolidava il suo impero, insistendo incessantemente sull'universo di Guerre Stellari, non si sia accorto di avere tra le mani, nei corridoi dello Skywalker Ranch, un mondo altrettanto profondo e visivamente suggestivo
che avrebbe avuto tutte le carte in regola per diventare una grande produzione cinematografica. E così, anziché trasformarsi in una nuova epopea per il grande schermo, o almeno nella trilogia Adventure immaginata da quel grande visionario di Brian Moriarty, il viaggio di Bob in Threadbare è rimasto un esperimento prezioso, ma purtroppo isolato.